Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi ragazzi partiremo dall'inizio. Simpatica questa, non ve l'aspettavate. Nel senso che ragazzi oggi faremo un video soprattutto per chi è nuovo su questo gioco, un video di approfondimento di tutte le dinamiche, di tutte le modalità e di tutte le cose che si possono fare oggi all'interno di eFootball. Perché? Perché noi parliamo sempre di tanti moduli, noi parliamo sempre di tante tattiche, di lanci, cross, passaggi e chi più ne ha più ne metta, però alla fine ragazzi bisogna partire dalle basi, quindi da come ad esempio costruire una squadra, come approcciarsi agli eventi, che tipi di giocatori magari conviene utilizzare per una determinata questione o per un'altra, per un determinato modulo o per un altro. Ecco, oggi ragazzi quindi andremo a vedere tanti di questi aspetti, soprattutto quindi instradando chi di noi magari è più fresco nel gioco e quindi ancora non ha ben chiaro tutte queste cose, bonus, eventi, regali, come funziona quello, come funziona quell'altro. Quindi oggi faremo una panoramica di tutto questo. Prima di andare avanti ragazzi vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale appunto dal link che trovate in descrizione potete supportare il canale. Mi raccomando ragazzi, passateci perché è completamente gratuito e potete trovare tanti prodotti a dei prezzi scontati. Inoltre su Gamivo avete anche diritto al codice sconto personalizzato, basta che scrivete Luca Talan. Quindi ragazzi iniziamo. Come vedete quindi questa è la prima schermata che vi appare insomma quando iniziamo il gioco, e immediatamente appena finisce di caricare ci verranno praticamente dati dei bonus. I bonus variano da periodo a periodo, ci sono le campagne che ogni tanto fanno per magari un determinato evento, un determinato periodo dell'anno, ci regalano un po' di GP, un po' di monete. Oggi andremo a vedere tutto. Allora ragazzi, quelli che vedete di blu sono chiaramente i GP, cioè la moneta virtuale del gioco. Quelli invece in giallo, dove c'è scritto 50, sono le monete e sono diciamo più paragonabili a soldi veri, di conseguenza sono quelli che poi noi possiamo utilizzare per comprare alcuni giocatori. Adesso vi farò vedere tutto. Quindi adesso attualmente ci sta dando solo questi a oggi. Inoltre se noi andiamo qui su gioco bonus, praticamente ci dà anche la possibilità di calciare una volta al giorno, per tutti i giorni, un calcio di rigore, che in questo caso ci ha parato, ma va bene uguale, tanto di qualche casellina avanziamo comunque, e quando siamo avanzati appunto di tutte le caselle che ci dice il gioco, in automatico ci darà praticamente un altro piccolo premio. Andiamo avanti, sto dando chiaramente ragazzi una panoramica diciamo generale, non posso soffermarmi ad analizzare ogni singolo tasto, ogni singola cosa, perché altrimenti diventerebbe un video di 2 ore. Qui abbiamo ragazzi la posta in arrivo, che potete vedere, dove ci dice appunto dei problemi, aggiornamenti, manutenzioni, quello e quell'altro. E questa invece ragazzi è la posta, vera e propria posta in arrivo, dove ci fa riscuotere ciò che abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato questi bonus in questi giorni giocando, tra accessi, partite e quant'altro, e quindi ci dà questo. Noi dobbiamo andare su riscuoti tutto, e come vedete lì in alto sulla destra c'è praticamente una tabella che ci dice quanti GP abbiamo, quante monete abbiamo e quanti punti football abbiamo. Quelli invece che vedete 5, 4, 3, 2 sono il numero dei contratti mirati. I contratti mirati anche quelli servono per vedere quali giocatori dei pool possiamo andare ad acquistare, se 5 stelle, 4 stelle e via dicendo. Questi ragazzi invece è una panoramica diciamo generica di ciò che c'è attualmente sul gioco, ok? Quindi basta che scorrete con le levette. C'è anche il discorso pass partita, che lo andiamo subito a vedere perché questo è molto molto interessante. Il pass partita sono sostanzialmente questi che ci regala ogni giorno, ogni partita che facciamo, tutte queste cose. Inoltre sbloccando con quelle monete che vi dicevo prima, quelle arancioni, pagando 500 di quelle ci sblocca questo, il pass partita extra, oppure 1000 quello premium, dove ci dà in aggiunta tutti questi altri bonus giornalieri appunto, comunque per partita, dipende da quanto giochiamo. Allora partiamo da qui ragazzi.
In partita troviamo gli eventi. Gli eventi sono sia fatti contro l'intelligenza artificiale o contro personaggi, insomma, contro degli altri player veri. Questi ragazzi sono i vari eventi. Tutti gli eventi, se ci entriamo, adesso questo l'avevo già iniziato, non me lo fa vedere, però se entriamo qui e andiamo su dettagli, ci dice praticamente con che tipo di squadra va giocato e soprattutto chi incontriamo come avversari e che cosa alla fine vinciamo. Quindi ci dà ad esempio la sfida numero 1 la prima volta 50 monete, poi dalla seconda in poi 100 GP, la seconda sfida ci dà un programma aggiunta abilità, la terza 2 e così via dicendo per tutti gli eventi. Funzionano tutti quanti alla stessa maniera. Contro l'intelligenza artificiale idem con patate. Qui diciamo che unica cosa, possiamo trovare anche praticamente, come potete vedere, l'accordo al buio. Voi mi direte ma cos'è questo accordo al buio? Tra poco lo andremo ad analizzare. Questo ragazzi, prima intanto di diciamo per fare appunto una panoramica del gioco, però poi dobbiamo andarci a costruire una squadra dei sogni, che è la cosa più importante. Questo invece è il campionato di football ragazzi, con le varie divisioni. Io attualmente milito in divisione 3, dove ci dà appunto tutta la panoramica. Questo invece è il campionato offline, dove dobbiamo sceglierci appunto una nostra squadra e fare la scalata appunto giocando così. Qui c'è la partita amico, che la possiamo fare sia con la squadra vera che con quella dei sogni. Una partita veloce online, quindi questo è per un amico, questo è giocare contro chi vogliamo. Invece questa è la partita di prova, sarebbe sostanzialmente una partita amichevole offline. C'è anche praticamente la sezione allenamento, che è molto importante per andarci a provare le cose, ad esempio squadra dei sogni, allenamento libero, punizione, calci d'angolo, calcio di rigore. Quando vogliamo magari testare qualche cosa all'interno del gioco possiamo andare lì. Vi rimando anche chiaramente al video di tutte le impostazioni, come ho regolato io il controller, di come ho regolato la telecamera, perché sono tante piccole cose che poi unite ci portano chiaramente poi a migliorare. Allora andiamo avanti, quindi andiamo a vedere soprattutto il discorso dei contratti, prima di parlare della squadra, così poi andremo ad analizzare quella che è la squadra. Qui come potete vedere ragazzi abbiamo il discorso giocatori, quindi i contratti per ingaggiare i giocatori. Questi ragazzi sono i famosi pool, tanto che probabilmente avete già sentito da qualche parte online, con i vari epic e leggende. Questi giocatori, diciamo che per queste monete, se le vogliamo acquistare, dobbiamo pagare dei soldi veri per poter avere queste monete e di conseguenza girare questi pacchetti. Io non ho niente chiaramente contro chi lo fa. Secondo me attualmente per com'è il gioco non ha molto senso spenderci dei soldi reali. Magari un domani, se migliorerà, si potrà anche pensare di farlo, ma attualmente secondo me è abbastanza superfluo. Però per chi vuole, magari, che gli piace, per dire sono innamorato di Luis Figo perché era il mio giocatore preferito di sempre, ok, allora a quel punto mi compro un po' di monetine e tento la fortuna. Si possono fare giri singoli, quindi da un giocatore, oppure ti esce il pacchetto di 10 giocatori e poi, se si è fortunati, in mezzo ci sarà anche questo Luis Figo o Kluivert o chi sarà insomma per lui. Idem con patate questo, solo che c'è altri giocatori, Arnold, Gerrard e Seaman. Questo invece è della J-League. Questo invece ragazzi è quello della settimana. Questo pool worldwide sarà aggiornato di settimana in settimana e funziona alla identica maniera. Qui però si possono fare solo 3 giri da un giocatore. E l'accordo al buio ragazzi, ecco che vi dicevo prima, è quello che poi ti porta a vincere gratuitamente uno di questi giocatori. Quindi se noi completiamo uno di quegli eventi che abbiamo visto prima, vi ricordate, dove vi ho parlato dell'accordo al buio, ci porta poi a girare una volta gratis questo pool, quindi questo pacchetto giocatori, e di conseguenza vincerne uno. E secondo me ragazzi, per iniziare, farsi una squadra di quasi completamente Worldwide Club, o comunque ogni settimana aggiungerne quei 2 o 3 che riusciamo a vincere, è una buona cosa.
Qui ci sono degli altri pool uguali fondamentalmente, solo che questi è della Liga inglese, questo è della Liga spagnola. Apro una piccola parentesi, ragazzi, non ha senso, come dicevo prima, secondo me attualmente shoppare, e un'altra parentesi, non ho niente contro chi lo fa, chiaramente, ci mancherebbe, ognuno spende i propri soldi come vuole, perché attualmente ho notato che le squadre che hanno giocatori del pool appunto settimanale worldwide o addirittura giocatori base stanno girando molto 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 bene, anzi paradossalmente a volte girano meglio che quelle piene di leggende. Quindi ragazzi, anche per questo vi dico, almeno all'inizio provate a girare così, quindi vi fate le prime divisioni, la 10ª, la 9ª, e poi tanto piano piano comunque il gioco vi dà qualche bonus, qualche giocatore, insomma, e di conseguenza potete sempre di più migliorare. Tra l'altro credo che installandolo oggi comunque vi dia anche qualche bonus di quelli proprio di inizio gioco che mi diede a me un bel po' di tempo fa, quindi insomma già dall'inizio potete avere una squadra abbastanza decente. Questi ragazzi invece sono i contratti mirati, quelli che vi dicevo prima, quei numeretti famosi che vedete, che avete visto, eccoli qui, 5432. Hanno tutti quanti le relative scadenze, come dei prodotti da mangiare. I contratti mirati dopo un po' di tempo scadono. Quelli che vedete, appunto, le date che vedete sulla sinistra sono le date di scadenza, quindi quando avete il dubbio andatevi a controllare e prima che scadano, mi raccomando, prendeteli, ma andando prendete anche un giocatore da 2 stelle, da 3 stelle, chi se ne frega, lo svincolate e vi fate un po' di GP. Io faccio sempre così. Questi ragazzi quindi sono tutti i pacchetti invece a contratti mirati, poi non li vado ad analizzare, chiaramente quello magari lo farete voi quando andrete quando volete, insomma, iniziare a girare questi pacchetti. Qui ci sono anche i pacchetti allenatore, dove ogni allenatore ha delle proprie caratteristiche. Chi come Guardiola è forte sul possesso, vi faccio vedere, quindi ci dà ad esempio Guardiola che, come potete vedere, è possesso palla, contropiede veloce un pochino meno, ci dà inoltre il booster sul possesso stretto. Ci sono anche qui tanti discorsi da fare, che cos'è il booster, ma ragazzi trovate già tutti i miei video dove analizzo tutte queste cose nel mio canale, quindi adesso non ci perdo molto tempo nello spiegarvelo. E idem con patate, quindi c'è Alonso, lui però sarà invece contropiede veloce, se non mi ricordo male, sì, e Zico invece dovrebbe essere contrattacco, no, possesso palla, scusatemi. Ripeto, andatevi poi a vedere tutti i video del mio canale dove analizzo squadra, stili di gioco e quant'altro, perché lì ne parlo proprio specificatamente, dove li vado ad analizzare in maniera più approfondita. Insomma, adesso sto andando più veloce, ecco. Qui invece ragazzi possiamo comprare i giocatori standard, lista giocatori standard, e comunque vi devo dire che ci sono anche per iniziare tanti giocatori interessanti anche da 4 stelle che si possono andare ad acquistare, quindi non è, come dicevo prima, necessario per forza avere i vari Ronaldinho o Eto'o della situazione. Vanno bene anche dei semplici, magari Messi base all'inizio, un Mbappé base, un Modric base, vanno benissimo ragazzi, anche perché tutti abbiamo iniziato così, quindi per le primissime divisioni almeno, che fino a che poi non raggiungete il tot di punti per salire alla divisione successiva, vanno bene anche quelle squadre lì. Poi tutto sta nel prenderci la mano, nel vincere piano piano le partite, ti danno i premi in modo tale che possiamo poi acquistarci i nuovi. Lista allenatori, qui ragazzi lo stesso, possiamo entrare e comprare l'allenatore che vogliamo in base allo stile di gioco. E qui ragazzi andiamo nel capitolo successivo a quello appunto che vi stavo dicendo. Allora, qui ragazzi la mia squadra, possiamo andare a vedere tutti i giocatori che abbiamo, tutti gli allenatori che abbiamo e tutte le divise che abbiamo. Ok, qui ragazzi invece entriamo nel discorso di squadra, quindi questo attualmente era il mio modulo molto molto performante che sto utilizzando. Come potete vedere io gioco da un po', quindi ho una bella squadretta fatta da diciamo worldwide, epic, qualche leggenda, quindi una squadra molto interessante. Però ragazzi insomma,
Dobbiamo innanzitutto, prima di tutto, capire, quindi in allenamento, comunque in partita veloce, ve lo consiglio, che tipo di gioco ci piace fare, e anche lì vi rimando al video che trovate sempre sul mio canale su come scegliere lo stile di gioco. Ci piace più giocare di contropiede e lo possiamo quindi regolare da qui. Ci piace più giocare di contropiede, quindi i giocatori si proietteranno più velocemente in avanti per cercare di appunto aggredire la difesa avversaria, oppure ci piace di più palleggiare, quindi giocatori più statici, più fermi, pronti a ricevere la palla e andare avanti quindi di 1-2, passaggi veloci, giocare insomma magari nello stretto, ok? Contrattacco simile al contropiede, ci piace più giocare di contrattacco, vie laterali, quindi ci piace crossare, passaggio lungo, ci piace giocare di filtranti lunghi per direttamente la punta. Questo ragazzi dobbiamo scoprirlo noi. Diciamo che io quello che vi consiglio prima di tutto di provare, soprattutto se avete già giocato magari a FIFA o comunque siete dei giocatori che gli piace meno palleggiare, io vi consiglio all'inizio di provarvi direttamente contropiede o contrattacco. Tanto guardate ragazzi, il 90% di noi online gioca tutti così, giocano tutti di contropiede o di contrattacco. Ce ne sono molti anche di possesso palla, però in netta minoranza rispetto al contropiede e contrattacco. Ripeto ragazzi, dovete provarlo voi e capire secondo voi qual è lo stile migliore. Però ripeto, vi rimando al video dedicato. In base a quello poi dobbiamo scegliere anche i difensori, i centrocampisti, gli attaccanti da utilizzare. Ci piace più giocare, ad esempio, lasciate perdere quel modulo che è un pochino particolare, però ad esempio ci piace giocare più con un 4-4-2, che tra l'altro ragazzi questi moduli, vi dico la verità, sono quelli a volte che funzionano di più di questi come il mio invece è più magari particolare, perché la semplicità comunque alla fine nelle cose premia sempre, non solo in questo ma in generale nella vita. Quindi 4-4-2, 4-3-3, questi ad esempio sono dei moduli universali che vanno bene un po' con tutti gli stili. 4-3-2-1, 4-3-1-2, il classico rombetto di centrocampo, no? 4-2-3-1, ragazzi, ad esempio questo è un modulo molto interessante che dà sia profondità ma dà anche palleggio, quindi vedete un pochino voi, insomma girate voi sui moduli che avete e in base a quello poi sui moduli appunto che volete provare, provateli in partita e poi provateli nelle divisioni contro avversari veri online, quindi in base a quello scegliete gli stili dei giocatori. Ripeto, ci sono tanti giocatori interessanti, ok, magari io non ci avrò Beckenbauer e Nesta, ma va benissimo anche per dire un De Ligt base, un Rudiger base, un Van Dijk base, anche Koundé stesso comunque molto interessante, un Araujo, un Marquinhos, insomma ci sono diversi giocatori base che comunque sono molto forti. Jordi Alba lo stesso, Jordi Alba è molto forte anche la versione comunque base o comunque terzini offensivi, c'è Robertson, c'è Alexander Arnold, a sinistra ci può essere Cancelo, Theo Hernandez, quindi ragazzi nomi se ne possono fare a centinaia. Per iniziare vanno bene tutti questi che vi ho citato, vanno benissimo. Chiaramente non avrete tutti i GP per poter comprare tutti i giocatori da 5 stelle all'inizio, quindi magari ecco potete utilizzare qualche giocatore che inizialmente vi regalerà il gioco, o comunque anche giocatori non magari 5 stelle, quindi magari potete partire con, per dire, un Bremer magari che costa un pochino meno da difensore centrale ma che comunque fa il suo, anziché per dire magari un Jordi Alba o un Robertson, magari potete comprarvi un altro giocatore, un altro terzino meno costoso e così via. A centrocampo ragazzi anche qui bisogna scegliere chi vogliamo utilizzare, che stile di gioco vogliamo utilizzare, ci sono diversi mediani molto forti, centrocampisti idem e così via dicendo per tutti gli altri ruoli. Qui ragazzi ci fa vedere gli obiettivi e qui il negozio dove potete acquistare appunto le monete, ok, le famose monete di cui parlavamo prima, ogni tanto tra l'altro le mettono anche in sconto, quindi guardate se nel frattempo carica il ok, eccole qui, queste vedete infatti c'è ti dice ti do 520 monete al prezzo di 4,99 e così via tutti gli altri pacchetti.
E qui invece con i punti football, quelli lì, i punti viola, ok, possiamo acquistare questi giocatori. Vedete lì in alto, io ne ho attualmente 24.925 e li utilizzo per comprare quasi sempre questi giocatori, che comunque anche questi, ecco, magari vi regalano inizialmente il gioco, che ne so, 5.000 GP. Provate a prendere uno di quei giocatori, comunque sicuramente sono un pochino più forti dei giocatori base, e intanto avete già comunque un giocatore discreto in rosa da poter inserire finché piano piano non vi costruite la vera e propria squadra. Queste, ragazzi, adesso sono le divise che ogni tanto mettono da prendere sempre con i punti. E qui, ragazzi, ci sono gli oggetti che sono quelli appunto che dicevo prima, per allenare i giocatori, e ogni tanto ne mettono anche qualcun altro come rinnovo del contratto. Ecco, come livellare, ragazzi, i giocatori? Un'altra cosa che ve la faccio vedere subito. Quindi, supponendo che io dovessi livellare questo Koundé, vado su opzioni giocatore, ok, e faccio su progress, no scusatemi, questo è dopo, vado su aumento di livello, ecco che infatti non me lo dava, a me adesso non me lo fa fare perché ho già, diciamo, fatto tutto. E una volta che avete dato, diciamo, tutti i vari punteggi per arrivare al massimo dei suoi livelli, a quel punto andate su progresso giocatore, e qui andate a mettere praticamente tutti i vari punticini che vi darà, che ne so, li vi dirà 50 su 50, ok? Quindi 2 punti qui, 48, un altro qui, 47 e così via dicendo, finché non lo livellate come volete voi. Sul mio canale trovate anche qualche build di qualche giocatore, insomma, soprattutto degli ultimi usciti, ma vi consiglio il più delle volte di comunque farli automatiche le build, a meno che non ci sia qualche giocatore che magari la fa troppo sbilanciata, ma sto notando che comunque quelle automatiche stanno funzionando bene rispetto a qualcuna fatta di sana pianta, insomma, di testa propria, dove magari rischia alla fine di sbilanciare troppo un giocatore, di renderlo troppo difensivo o troppo offensivo rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche naturali. Possono anche dare praticamente delle posizioni aggiuntive. Adesso con l'ultimo aggiornamento, aggiunta posizione, ok, o addirittura eredita progressi, oggetto rinnovo del contratto, chiaramente vi servirà quando i giocatori hanno un contratto, quando riscattare il contratto, per rinnovarglielo, per poterlo continuare a utilizzare. Eredita progressi se invece vogliamo utilizzare i progressi di un altro giocatore per potenziare lui, ok. E aggiunta posizione invece è questo, possiamo dare una posizione aggiuntiva al nostro giocatore in campo. Ci servono però in questo caso quei bollini verdi che trovate lì in alto, che ci stava regalando il gioco gli scorsi giorni, e se ne clicchiamo su aggiungi, praticamente ci aggiungerà quella determinata posizione a random, fondamentalmente. Qui ci dice le posizioni che possiamo ottenere e quindi ci uscirà una di queste posizioni. Quindi, ragazzi, credo di avervi fatto una panoramica di tutto sul gioco, dove siamo andati, anche se un pochino velocemente, su tutti però i punti. Vi consiglio appunto di andare a vedere più nello specifico tutti i vari singoli argomenti, perché ci abbiamo fatto dei video appositi. Io spero di esservi stato utile, soprattutto, ripeto, per i più nuovi, per i più giovincelli di questo gioco. Vi ringrazio e vi saluto alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!